Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere un'altra torcia della Phoenix, in particolare la PD25R. Questa torcia mi è stata mandata in esclusiva ancora prima del lancio sul mercato dalla Phoenix per provarla e farne una recensione sul mio canale. Come sempre, in descrizione trovate tutti i link all'azienda, al manuale e altre informazioni riguardanti l'articolo. In questo caso, la torcia della Phoenix. Vediamo subito le caratteristiche principali di questa torcia e come si può già vedere sono le dimensioni molto ridotte, praticamente sta in un palmo di una mano. Per l'esattezza le dimensioni sono 9,2 cm di lunghezza per un diametro di circa 2,5 cm. Il peso della torcia, comprensivo di laccetto e batteria ricaricabile, è di 78 grammi, quindi molto basso. La caratteristica principale di queste nuove torce della Phoenix è questo scomparto che si apre svitando questa ghiera e fa sì che si scopra il connettore USB-C che serve a ricaricare la torcia stessa. Perché questo? Così facendo la torcia è completamente impermeabile e noi non dobbiamo tutte le volte svitare la coda, diciamo, della torcia per levare la batteria. Come già vedete, questa è una piccola batteria come quelle c'erano una volta nelle reflex, quindi una batteria fotografica come erano dette prima, e questa è una 700 mAh 3.6 V 2.52 Wh ed è chiamata 16340. È ricaricabile, viene data in dotazione. Come vi ho già detto, non dovete tutte le volte levare la batteria, trovare un caricabatterie. Questa basta svitare questa ghiera e sotto c'è la presa USB Type-C. E questa è una delle principali novità di queste nuove torce della Phoenix. Ovviamente viene data anche la clip sia per agganciarla a una tasca, a un taschino, a una cintura, oppure anche questa doppia clip per attaccarla magari a un cappellino. Qui ci infilate il cappellino, faccio vedere come, e la usate come torcia frontale. Semplice, no? Dette queste prime caratteristiche, io vi elenco le opzioni di funzionamento, il LED e tutte le potenze. Partiamo subito dalla potenza massima, che è 800 lumens. 800 lumens in modalità turbo per una durata di 44 minuti. Quindi non è un turbo che dura pochi secondi, ma bensì 44 minuti. Profondità di illuminazione fino a 250 metri e intensità 15.530 candele. Però questo non è che ci interessi tanto. Le modalità normali vanno da basso a medio ad alto. Anche qui partiamo dalla modalità high, alto, 350 lumens, durata massima 1 ora e 30, profondità di illuminazione 164 metri, modalità media 150 lumens, 2 ore e 50 di funzionamento per 100 metri di profondità, modalità bassa 30 lumens, qui la durata sale a 16 ore e una distanza di illuminazione di 48 metri. L'ultima modalità è quella Eco, 5 lumens, durata 70 ore, profondità 19 metri, ma non ci fate praticamente nulla. Un'altra modalità Strobe, 800 lumens. Ovviamente nella modalità Turbo, 800 lumens per 44 minuti, salvo innalzamento di temperature e cose varie, nel senso a quella potenza lì la torcia sicuramente andrà su di temperatura, soprattutto là è una parabola illuminante e quindi probabilmente scenderà un po' di potenza. Il LED è un SST20 con una vita dichiarata di funzionamento di 50.000 ore. Se volete usare la torcia con batterie normali, come vi ho detto prima, sono le classiche batterie fotografiche, le CR 123A. Il litio però. Altra cosa che hanno implementato in queste torce è la parabola ultra riflettente, come già si può notare, con vetro antiriflesso. Ovviamente ha anche un LED che indica la carica della batteria, come un po' tutte le torce della Phoenix. L'accensione è molto semplice, diciamo un'accensione tattica, si accende dal posteriore della torcia
e con questo pulsante anteriore si decidono le intensità luminose, come già si può vedere. Nel mezzo, come vi ho già detto, c'è il LED di stato della batteria. Tutta la torcia è composta da alluminio A6061 T6, quindi tutta in lega metallica, e direi che anche al tatto si sente che è una torcia di qualità superiore, ecco. L'accensione e la scelta della potenza è molto semplice, perché da qua si accende e qua si sceglie la potenza in uscita. Se tenete premuto andate in modalità strobe. Ovviamente ha un circuito di memoria, quindi se voi accendete la torcia, la mettete per esempio su height, alto, la spengete e poi la riaccendete, e lui manterrà l'ultima impostazione di potenza che avete scelto. Quindi anche questo è molto molto comodo. Non tutte hanno questa funzione. Per ricaricare la torcia, come vi ho fatto già vedere all'inizio del video, molto semplice: svitate questa ghiera, che ovviamente non la perdete, non esce dalla torcia ma rimane lì, è una specie di paratia che chiude la presa USB Type-C, collegate il cavo di alimentazione e, come già si può vedere, ora vi spengo la luce, abbiamo subito il LED di stato che indica che la carica sta avvenendo. Di solito la ricarica dipende anche un po' dal vostro caricabatterie, ma all'incirca è di 2 ore. Quello che vi consiglio, e che consiglia anche la Phoenix, è quella di scaricare e ricaricare la torcia ogni 4 mesi se non la usate. Quindi se la tenete magari nello zaino, in un cassetto, ricordatevi di caricarla almeno una volta ogni 4 mesi per preservare la funzionalità della batteria stessa. Quando è in carica, quando il cavetto è collegato, è possibile anche utilizzare la modalità Eco, solo quella, vedete? Solo modalità Eco. Magari siete in emergenza, usate un power bank, e nel mentre la potete usare anche se si sta ricaricando. Prima vi ho accennato che nella modalità turbo era possibile usare fino a 800 lumens. Ovviamente se la torcia si riscalda, perché questa torcia ha un circuito interno intelligente che al surriscaldarsi della parabola o anche del circuito interno sopra i 60 gradi diminuirà gradualmente la potenza per far sì che la torcia non subisca danni. Quindi dipende anche un po' dove siete, dal clima, se è inverno, se è estate. Se siete in modalità turbo e la torcia si surriscalda, ricordatevi che diminuirà un po' la luminosità. Questa torcia ha un altro sistema di protezione della batteria per il basso voltaggio. Questo vuol dire che se la batteria scende sotto un tot di tensione, la torcia diminuirà anche qui la potenza per far sì che la batteria non si deteriori. Come vi ho già detto all'inizio, questo è un modello di prova che mi è stata mandata dalla Phoenix. Io la sto testando in questi giorni, la sto provando, la sto guardando bene, e ovviamente quando sarà in commercio nella confezione ci sarà il laccetto, la batteria ricaricabile, la torcia, cavetto USB Type-C e 2 O-ring. Detto questo, abbiamo visto un po' le funzionalità principali della torcia, andiamo fuori e proviamola insieme.
Come avete visto dalle prove esterne, la potenza di questa piccola grande torcia non è da sottovalutare, anzi, tenendo conto che sta in un palmo di una mano, la potenza è veramente tanta. Quindi io vi consiglio di prendere questa torcia se siete amanti dell'escursionismo, di avere un equipaggiamento leggero magari. Se volete una piccola torcia magari da tenere in macchina o in un marsupio, in un kit DC o in un kit di sopravvivenza, secondo me questa è una di quelle torce che si può usare in tanti casi, quindi io vi sento di consigliarvela. Detto questo, io vi ringrazio tutti per il supporto che date al canale. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se volete iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.